Salve a tutti, per chi non mi conosce sono Elisa Marianini e oggi vi voglio insegnare alcune tecniche per acquerello combinate insieme. Sapete ci sono tecniche bagnato su asciutto, tecniche miste e oggi faremo in particolare le nubi. Le nubi sono un soggetto non facilissimo da fare, però vedrete, vi mostrerò vari livelli di difficoltà, imparerete a farle in varie maniere. Che cosa ci occorre? Ci occorrono due bicchieri di acqua pulita, perché uno serve proprio per bagnare anche il foglio quando facciamo la tecnica bagnato su bagnato. Ci occorre anche uno spruzzino di questi, un vaporizzatore, diciamo, per acqua. Poi io ho preso un foglio di carta che ho riquadrato, poi ve lo mostro più in dettaglio. Ho preso due pennelli di questi buoni, che sono pennelli per acquerello, e di questi un po' bombatini, non occorrono sottili, vanno bene anche un pochino più grandi. Poi potete prendere dello Scottex oppure una spugna che io ho tagliato e poi gli immancabili acquerelli in godè, insomma, che tutti conoscete. Ebbene, procediamo con il lavoro e vi insegno appunto oggi a fare 4 tipologie di nubi. Benissimo, allora ora vi mostrerò come realizzare questi 4 soggetti con le nuvole. Cominciamo dal primo. La prima tecnica è bagnato su bagnato, è la più semplice. Bagno molto bene il pennello e vado a inzuppare il mio foglio di carta con dell'acqua che deve essere necessariamente pulita e deve essere bella abbondante. Il foglio di carta è 100% cotone perché riesce a assorbire l'acqua in maniera migliore. Ricordatevi però che non sempre gli effetti vengono uguali, soprattutto perché dipende dal tipo di carta, non solo anche dalla grammatura, ma anche dal tipo di carta, se è grana grossa, se è grana fine o così via. Allora, la tecnica bagnato su bagnato prevede che il foglio sia molto bagnato però a sufficienza. Considerate si deve vedere anche un po' brillare in controluce bagnata la carta, però non ci devono essere pozze, altrimenti dovete prendere e dovete reintervenire. A questo punto il primo esercizio è quello di prendere il colore bagnato, come vi dico sempre, vale a dire io prenderò tipo del blu, ok? Combino anche più blu, userò gli stessi colori per tutti, va bene? E a questo punto io vado a mettere il colore, vedete, qui sopra e cercherò di lasciare la mia nube bianca, cioè cercherò di lasciare bianco direttamente la parte dove c'è la nube. Logicamente questo è l'esercizio più facile perché non riesco a controllarlo tantissimo, perché essendoci l'acqua, come potete vedere, l'acqua mi va a intervenire abbondantemente. Posso mettere anche dei toni più grigi, più rosati, più quello vedete voi, anche più violetti. Poi dopo, quando andremo a levare la carta, lo vedrete bene. E qui l'effetto però considerate che il colore schiarisce molto e l'effetto finito lo vedrete solo a fine lavoro, quando è praticamente asciutto. Si può anche intervenire ritamponando, o altrimenti si può lasciare libero così, proprio per farvi vedere come l'effetto sia molto semplice da realizzare, ma che in realtà viene una nube soffice, sì, ma non è dettagliatissima. Vedete, potete sempre intervenire perché questi pennelli servono anche per dilavare, non servono solo per rilasciare il colore in maniera graduale, ma servono anche magari se io voglio in dei punti rieliminare, no? O fare un effetto più morbido o meno. Finché io lavoro a fresco, considerate che il colore mi verrà non con macchie, rimarrà bello omogeneo. Qui per esempio io ho insistito di più e allora mi è venuto un po' quella pozza lì che si diceva. Ecco, questo potrebbe essere intanto un effetto. Io posso andare anche a ripulire, vedete, a rilavare. L'importante è che io lavori sempre da bagnato. Quando il colore mi si asciuga non posso fare più niente. Questa potrebbe essere una prima nuvola molto soffice e poi vi andrò a far vedere
logicamente dategli un po' la forma di una nuvola, che andremo a vedere anche dopo. Altra tecnica, quella di lavorare bagnato il colore ma asciutta la carta. Ve lo mostro qua di sotto, uso gli stessi colori. Come si fa? Qui ho bagnato, vedete, il colore, la carta è completamente asciutta, io vado a mettere il colore e poi vado a rilevare eventualmente con un altro pennello asciutto che bagno, io vado a rilevare e a lavorare un po' a fresco, così. Logicamente anche questo qui mi crea un effetto, una nube, però bisogna lavorare finché è fresco, perché quando il colore mi si asciuga dopo rimane una macchia invece che lo sfumato. È una tecnica, io questa amo meno, si può ritamponare con uno Scottex. Ora vi faccio vedere, tamponando anche con uno Scottex si può andare a rilevare alcune parti. Ora io ero stata anche molto abbondante con il colore e quindi avevo già creato dei punti. Poi vedete, vado con un effetto, come avete visto in una lezione precedente. Si può lavorare anche con la tecnica del caricamento, vale a dire io vado a intervenire mettendo ancora colore e poi in dei punti vado invece a ritoglierlo. Logicamente tutte queste cose vanno fatte finché è fresco, perché se dopo si asciuga viene la macchia, viene una macchia insomma magari non desiderata. Poi altra tecnica, andremo a lavorare con lo spruzzino, vale a dire io vado, sono tecniche sempre più avanzate, vado a spruzzare in regolare, non da tutte le parti il colore, e poi vado a mettere sempre i miei colori, che a questo punto, se la carta è buona, lo sapete, il colore pattinerà in maniera non regolare, perché andrà a, io vedete ora bagno il colore, andrà a collocarsi. Io gioco un po', posso anche rispruzzare il mio con questo, vedete, e vado poi a lavorare creando degli effetti che verranno di per sé molto particolari. Anche qui posso andare sempre a risfumare, effetti molto morbidi, vedete, sul colore. Logicamente posso sempre anche un po' intervenire dove ritengo opportuno, posso decidere di rimettere, vedete, anche qui mi verranno effetti molto molto morbidi. In dei punti posso sempre ritamponare, con vado a tamponare, e anche qui posso decidere poi di ricaricare in dei punti il colore per dare più l'effetto di nube più scura, magari qui in questi punti, effetto di caricamento, e allo stesso tempo l'effetto anche di trascinamento del colore, perché finché c'è il bagnato, come abbiamo visto in una precedente lezione, anzi vi invito a visitare il video che ho fatto, e qui potete sempre rintervenire, ricaricare in dei punti ombreggiando un colore qui proprio per rendere l'effetto più delle nubi.
E anche questo, lavorando a fresco, viene un effetto sempre molto morbido. Potete in dei punti intensificare di più, quassù per esempio, intensificare di più, di solito più in alto il cielo ed è più scuro. Potete sempre rintensificare e rilavorare anche qua. E qui diciamo il colore si è creato un po' casualmente, perché in dei punti avete visto è scivolato da sé. In dei punti potete sempre ritoglierle o con la spugna o con uno Scottex. E poi ora andremo a fare l'ultimo che è quello di usare la tecnica del primo, vale a dire bagnare molto il foglio, quindi le tecniche bagnato su bagnato. A questo punto dicevo io vado a fare i miei effetti, vado a lavorare invece che lavorare tutto unito come questo, vado a fare il cielo e poi vado a fare degli effetti anche di nubi, lavorando diciamo con le tecniche sempre più combinate, perché se uno conosce più tecniche può effettivamente lavorare e farle fruttare. E allora, lavorando sempre con più tecniche, io posso sfruttare questi effetti. Io ora mi prendo per esempio un po' più grigio, un pochino più rosato e vado a mettere alcuni punti qua. È un lavoro più con uno Scottex io vado anche a ripulire e poi con un pennello più fine io vado sempre più a dettagliare. Posso prendere anche il pennellino questa volta più piccolo e vado a dettagliare un po' più. Logicamente le nubi poi andrebbero sempre viste dal vivo, io ora le sto inventando, però è logico, se voi andate e le vedete dal vivo potete cogliere davvero tutti gli effetti e tutte le sfumature, cosa che facendole così a caso sicuramente non vengono corrette come vederle dal vivo, ecco. Potete sempre intervenire e lavorare il lavoro, come vi ripeto, si vede solo alla fine. E andate, logicamente, se avete dal vivo una nube reale da vedere, sicuramente riuscite ancora meglio a rendere certi effetti.
Ora quando sarà asciutto vedremo anche questo effetto. Vi manderò una foto quando è finito, così vi renderete quale conto quale che alla fine vi è piaciuta di più.